Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Con questo video tutorial vi voglio far vedere delle calze all'uncinetto molto facile e ci facciamo aiutare dal punto Granny. Allora io che cosa ho fatto come filato? Me lo sono inventato. Avevo questo gomitolo arancione che è un misto lana dall'anno scorso e non sapevo cosa farne perché è molto bello ma è sottile e non bastava per creare un capo. Poi sono andata sul sicuro perché ho utilizzato due rocche dai filati di lana di biela. Lui è un misto lana e lui invece, che mi interessa un po' di più, è un 60% di alpaca. Quindi sono tutti filati che tengono parecchio caldo. Io li ho messi tutti insieme e li andrò a lavorare col 4,5, quindi anche voi vi potete divertire con quello che trovate in casa di filati. È normale che se riuscite a trovare dei filati che hanno una percentuale di filati naturali, quindi lana di qualità ma anche meno, è ancora meglio perché i calzini dopo ci tengono più caldo. Iniziamo subito a vedere come si crea. Vi do un attimo queste indicazioni iniziali perché noi iniziamo il calzino dalla punta e lo andiamo a finire. In pratica voi dovete avere qua come centimetri una base di circa 5 centimetri di partenza. Io per fare questi 5 centimetri di partenza ho caricato 9 catenelle più una per tornare indietro e ho fatto 2 giri di aumenti che adesso vi do tutte le indicazioni. Questo vale per quanto mi riguarda per un adulto, anche se è maschio. Vi spiego perché di solito ho preso le mie misure, quindi del mio piede vale sui 10 cm, io qua ne ho quasi 12, 11,5 12 di larghezza, quindi va più che bene, però avendo una percentuale così alta di lana, magari col primo lavaggio c'è il rischio che leggermente si ristringa, perché comunque sono filati naturali, cosa che io non ho fatto il campione, quindi non ve lo posso dire. E ho lavorato per il mio 38 cm circa 17 cm. Dopodiché ho dovuto fare l'aumento per creare la forma del calzino, che come vedete non è molto evidente, ma mi dà quell'aumento necessario su questo lato qua per indossarlo molto bene. Dopodiché ho lavorato un po' di righe per riprendere il tutto e poi l'ho finito. La lunghezza da qui in poi la decidete voi in base alle vostre necessità. Come al solito vi do libertà di scelta. Questi calzini per chi deve andare in montagna va bene anche da mettere nelle scarpe. Vi ricordo però che sono molto spessi perché io sto utilizzando il 4,5, quindi una lana a 3 fili, altrimenti io li vedo benissimo da indossare in casa. Chi ha una ipersensibilità eccessiva alla lana, vi consiglio di indossare questo calzino dopo il calzino classico in cotone. Una cosa ancora migliore per quanto riguarda le misure è quello di basare le misure su un calzino che indossate se dovete farle per voi normalmente, così avete le misure esatte. Comunque è un progetto talmente facile, talmente veloce e soprattutto antispreco perché utilizziamo dei filati che abbiamo in casa che è fantastico. Ecco, adesso finisco di chiacchierare e iniziamo subito perché non vedo l'ora di condividerlo con voi. Prendiamo il filato, lo pieghiamo su di sé come al solito, entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo e questa è la mia prima catenella, poi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Entro in quella precedente, faccio un punto basso e 2 catenelle. Ora, se voi dovete cambiare filato perché praticamente il vostro filato è più sottile o più spesso, basatevi sui centimetri. Mi raccomando, in questo primo giro dovete avere il multiplo di 3 e da mantenere questo multiplo
anche nel secondo giro, perché abbiamo 2 giri di aumenti. Questo vale per per uno spessore diciamo medio. Se avete un filato veramente fine, è normale che potete fare anche 3-4 righe dove aumentate, ma mi raccomando tenete presente il multiplo di 3. Allora, io qua ne ho una, carico, vado a lavorare quindi una maglia alta per ogni catenella disponibile. Per quanto mi riguarda, in questo primo giro io avrò 24 punti e li ho distribuiti in questa maniera. Ho fatto un punto per ciascun catenella da un lato, un punto dall'altra parte e nei margini ne ho aumentati di 3 e 3, quindi più 6. Allora avrò 9 più 3 più 3 per un totale di 24 punti. Ecco come mai io ho già il multiplo di 3. Come al solito, se c'è qualcosa che non vi torna, mi scrivete nei commenti e vi rispondo. Quando arrivo qui in fondo, che ho la catenella più ampia, che è quella di partenza, non ho fatto il nodo, faccio un punto alto, carico, ne faccio 3 di aumento, quindi 1, 2 e 3. Vedete? Ora ricomincio il giro per tornare indietro, quindi faccio la prima per lui. Eccola qua. Stringo, che non mi serve più lavorare lì, carico e vado a specchio a lavorare gli altri punti, quindi lavoro un punto per ogni punto già lavorato. Per fare prima vi dirò questa cosa. In pratica io avrò un punto per ogni catenella e nell'ultima e nella prima lavorata ne avrò 5. Se vi è più facile da capire in questa maniera, per me va bene. Importante è che se voi cambiate numeri abbiate il multiplo di 3. Ora torno indietro a lavorare tutto, nascondete anche il capietto per quanto vi possa essere possibile e quando arriviamo qui in fondo andiamo a fare la rimanenza. Vi ricordo che 1 ce l'avete già, quindi per fare il 5 ce ne mancano 4, quindi punto alto, secondo punto alto, terzo punto e quarto, e qui mi chiudo con una maglia bassissima. Allora è normale che se dovete fare questo calzino per un bimbo vi consiglio già di prendere una misura, perché magari siete già a quei centimetri necessari. Tenete presente che lavoriamo all'uncinetto, quindi ha una certa elasticità. Nello stesso momento tenete presente che se avete una lana molto pregiata e se non avete fatto un campione, è possibile che col primo lavaggio il calzino cambi, che diventi probabilmente molto più stretto. Questa è la prima riga, iniziamo a fare la seconda. Allora, per quanto riguarda la seconda, io gli aumenti li andrò a fare solo qui, sulle punte. Vedete che è diventato ovale. Quindi avrò come punto di riferimento 1, 2, 3, i punti qua, e alla fine 1, 2, 3. Tutti gli altri li vado a mantenere con lo stesso numero, quindi non aumento, a parte questi 3 da una parte e 3 dall'altra. Allora, detto questo, ci alziamo con 3 catenelle, carico, entro con l'uncinetto e faccio punto su punto. Ho un po' azzardato con questi colori perché ho un bordeaux, un grigio e un arancione. Messi divisi ho detto sto esagerando, però vi posso dire che mi piacciono un sacco.
poi voi li vedete leggermente più scuri rispetto alla realtà, sono veramente fantastici. Arrivata qui alla punta 1, 2, 3 devo fare degli aumenti. E come faccio? Carico e invece di fare un punto ne faccio 2, quindi 3 punti da un lato, 3 dall'altra. Io continuo ad avere il multiplo di 3, e cioè diventano 30. E questo praticamente è tutto quello che dovete fare nella seconda riga, che è molto molto facile. Fatto l'aumento, carico e non faccio altro che continuare i punti che ho già. Chiudo qui la riga, ci ritroviamo per iniziare il lavoro col punto greni. Conclusa la seconda riga, notate come il lavoro non è piatto, cioè se io lo appoggio, vedete come si alza, non è piatto, e va benissimo così, non vi dovete spaventare, perché noi dobbiamo andare a creare il calzino, quindi si deve chiudere in questa maniera, cioè vi faccio vedere, deve essere così, ok? Che poi io ho già preparato di lato, notate? Quindi c'è la punta. Allora, cosa facciamo? Iniziamo a lavorare col punto greni. Per chi desidera, per chi non lo desidera può continuare con la maglia alta, però secondo me il punto greni c'è il suo perché. 3 catenelle, carico, rientro lì e faccio un punto alto. Carico l'uncinetto, questo lo andremo a concludere in seguito, conto 1, 2, nel terzo punto di base vado a fare una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Non so che cos'ho che tocca, credo il bottone della camicia, quindi fa rumore, scusatemi. E abbiamo fatto un punto greni intero. Carico, conto 1 e 2, nel terzo punto di base vado a fare un punto greni. E questo è da fare per tutta la riga. Quindi noi ci ritroviamo qui per chiudere, vi faccio vedere come si fa a ripartire con la seconda riga, che è facilissimo, poi vi dico i centimetri da lavorare, poi ci ritroviamo dove dobbiamo aumentare. Vado a fare l'ultima maglia alta di questo punto greni, conto 1 e 2 e come notate arrivo praticamente sul primo punto lavorato, però non è concluso, perché a me, per nasconderlo bene, mi piace lasciare la maglia alta delle catenelle in mezzo. Quindi finisco facendo l'ultimo punto alto del punto greni, mi chiudo con una maglia bassissima e devo camminare qua fino al primo spazietto con una maglia bassissima, quindi cammino, maglia bassissima, entro con l'uncinetto qui dentro, prendo il filo e inizio già il secondo giro di punto greni, che in realtà per quanto mi riguarda è la quarta riga. Punto basso, 2 catenelle, carico, rientro qui, maglia alta, poi smetto di lavorare qua, carico, vado nel prossimo spazietto e qui faccio punto greni intero, vado a fare tutto il giro. Quando arrivo qui vi ricordo che vi manca un punto alto, poi punto bassissimo e iniziate a lavorare nel primo spazio disponibile. Questo è da fare per tutte le righe necessarie. Io vi ho fatto vedere all'inizio, ho lavorato per 17 cm, che 17 cm li dovete prendere dalla punta fino alla vicinanza del tallone, che poi dobbiamo fare l'aumento qua per tirar fuori proprio la parte del tallone, che sono 5 righe, ma io mi sono fatta aiutare dei marcapunti perché col gioco di colori che ci sono fai fatica a ritrovarlo. Detto ciò, se dovete farlo per un bambino è normale che l'aumento è minore, la distanza da quando dovete fare la parte del tallone è minore, è tutto più piccolo, insomma. Al contrario,
Se dovete farlo per un uomo che ha un numero importante, questa parte probabilmente vi serve qualche riga in più. Se una riga di punto alto è troppo, quindi vi fa diventare la calza troppo larga, vi limitate magari a fare un giro di punto basso e aumentate solo quei punti necessari. Insomma, avete la libertà di giocare con le misure. E anche qui lavorate per tutte le righe necessarie, dopodiché vi faccio vedere cosa fare per andare a fare l'aumento, quindi la parte del tallone, ma senza dover tagliare il filo. Quindi giochiamo semplicemente con i punti all'uncinetto. Ho lavorato le righe necessarie per arrivare ai miei 17 cm e poi ho preso 2 marcapunti. Però prima di quello voi dovete prendere il lavoro e vi faccio vedere la prima riga, che è quella delle catenelle. Non deve essere così, ma bensì stesa in questa maniera, e appoggiate il lavoro sul tavolo dove andate a vedere la chiusura dell'ultima riga visibile sopra, come in questo caso. Prendete i vostri marcapunti e li mettete lasciando uno spazio vuoto a sinistra e un altro spazio vuoto sulla destra, ma questi spazietti, come vi state rendendo conto, sono solo sul lato del mio lavoro. Ora io devo andare a lavorare quindi su questa parte qua, dal lato rosa, dal marcapunti rosa fino ad arrivare al marcapunti giallo, e lasciare questa parte davanti senza lavoro. Per arrivare al marcapunti rosa io posso tagliare il filo e ricominciare lì, ma siccome io non voglio avere dei nodi perché mi potrebbero dar fastidio nella calzatura, andiamo a fare un altro lavoro. Prendete l'uncinetto e andate a camminare con delle male bassissime lungo tutto il lavoro fino ad arrivare nella prossimità del marcapunti alla vostra sinistra. Vedete, qua c'è lo spazietto, un altro punto bassissimo, punto basso, iniziamo con una maglia alta e un'altra maglia alta. Il mio punto granny in questo caso è formato da un punto basso e 2 maglie alte, quindi in teoria non è un punto granny, però a me mi serve come punto granny e lo capirete nella seconda riga. Carico, vado a fare nel prossimo spazietto un granny normale e vado avanti su tutta la parte dietro, quindi dove mi si trova il tallone del piede, a fare questo lavoro come nelle righe precedenti. Mi fermo poco prima del marcapunti giallo. Quando arrivate al marcapunti giallo fate una maglia alta, una seconda maglia alta e la terza la fate come punto basso. Rimango sempre incastrata col filo. Ok, quindi 2 maglie alte e un punto basso, punto catenella, girate il lavoro, quindi torniamo indietro, caricate l'uncinetto, saltate questo punto granny, andate nel prossimo spazietto disponibile e fate punto granny. Punto granny ancora e così via. Ci ritroviamo alla fine della riga, che è la fine della mia riga, è proprio qui dove ho iniziato, quindi poco prima del marcapunti rosa. Allora, i marcapunti rosa è qua, io questo è l'ultimo spazietto prima del punto granny, quindi vado a fare punto granny, ma siccome devo andare dritta qui, cosa faccio? Mi chiudo qua sulla maglia alta che l'abbiamo trasformata in un punto basso, entro proprio dentro
e faccio un punto basso, punto catenella e giro il lavoro. Quindi ho fatto un punto basso su o il punto basso sottostante, che se avessimo fatto un lavoro normale sarebbe stata una prima maglia alta. Abbiamo lavorato quindi 2 righe, giriamo il lavoro, iniziamo con la riga numero 3 del talone. Qui dove si è formato sto spazietto dal punto basso, entro, vado a fare punto basso, carico e faccio le 2 maglie alte. Quindi come nella riga precedente, quindi la prima, in realtà non la precedente ma quella prima, vado a fare il mio punto greni con 2 maglie alte e un punto basso, così non salgo in altezza qua molto, ma rimango più bassa rispetto al resto del lavoro. Carico, spazietto, punto greni. Anche qua ci dobbiamo ritrovare qui dove mi vado a chiudere. Questo spazietto è molto visibile prima di chiudere, però non posso fermarmi qui. Voi notate che è qua che devo arrivare sul margine, quindi mi manca questo pezzo. Allora cosa bisogna fare? Bisogna caricare e saltiamo il greni. Qua vedete che c'è lo spazietto che abbiamo fatto con il punto basso. Quindi andiamo a lavorare 2 maglie alte e la terza la trasformiamo in un punto basso. Punto catenella e torniamo indietro. Quindi sono 1, 2, 3. Io per il mio progetto ho deciso di fare 5 righe. È più che sufficiente, l'ho provato e per me è più che sufficiente. Se pensate che le righe siano poche 5 perché avete un piede un po' più pronunciato, ne fate di più. Ricordate però di tenere presente il numero dispari, perché quando voi andate a chiudere questa parte qua, il lavoro all'uncinetto deve rimanere sul davanti, quindi o 3 o 5 o 7 e così via, o 9 eccetera. Allora torniamo indietro, lo stesso discorso, qua non dobbiamo iniziare a lavorare, carichiamo l'uncinetto, andiamo nel prossimo spazietto, maglia alta e maglia alta, punto greni, carichiamo, prossimo spazio e così via. In pratica in mezzo il lavoro è cresciuto con la maglia alta, sul margine non è cresciuto perché abbiamo utilizzato il punto basso, quindi è cresciuto tra virgolette a metà. Questo ci dà il volume necessario per quanto riguarda la vestibilità del talone, ma non ci mette in difficoltà quando dobbiamo riprendere il lavoro e quindi non dobbiamo aggiungere delle cuciture extra, ecco. È un lavoro che riusciamo tranquillamente a gestire con l'uncinetto e con la ripresa dei punti. Chiacchierando con voi sono arrivata quasi in fondo. Lo so che voi vedete il bordeaux nero, in realtà non è nero, vi posso assicurare che è bordeaux. E arriviamo qua, vi faccio notare che qui non c'è uno spazietto dove io devo lavorare, ma devo arrivare comunque qui a chiudermi. Allora cosa faccio? Vado a fare, appena riesco, che ho lavorato un po' stretto, sul punto basso, un punto basso di chiusura ed è dritto. Giro il lavoro, faccio il punto catenella che mi sono dimenticata, carico, qui subito vado a fare una maglia alta e ne faccio un'altra e mi fermo, perché a questo punto, siccome io sono già arrivata alla quinta riga, 1, 2, 3, 4, quindi questa è la quinta, questo giro io non mi fermo qui, andrò avanti e andrò a scendere, recupero anche la parte davanti del mio calzino e torno su e mi chiudo qua e vi faccio vedere adesso tutti i passaggi. Intanto ora vado a lavorare tutto fino ad arrivare qui,
e da qui riprendiamo insieme. Eccoci arrivati qui. Allora, questo è evidente come spazietto, per arrivare qui sotto non è molto evidente, quindi voi cosa dovete fare? Dovete riconoscerli in base alle righe precedenti. Vi faccio notare questo un punto grenio 1 2 3, qui avete uno spazio formato dal punto basso. Qui è dritto perché si chiude con il punto basso, ma il punto è dritto, e qua ne abbiamo un altro spazio, quindi noi abbiamo due punti, ok? Quindi abbiamo uno spazio alla riga numero 2, alla riga numero 4. Cosa si fa? Si carica l'uncinetto, si va qui nello spazietto, si fa un punto granny. È normale che se voi avete fatto 7 righe dovete fermarvi a fare il granny al 2, al 4 e al 6. Nel mio caso mi fermo al 2 e al 4. Come coincidenza vi dovete fermare al numero pari. Carico, vado nel prossimo spazietto, ma io non vi voglio far confondere con pari, dispari eccetera, basta che voi guardate il lavoro. Faccio il punto granny, vedete come va a scendere, ma poi nel lavoro questa cosa si aggiusta. Poi qui lo spazio è un po' più grosso, io l'ho lasciato ed è questo perché non mi dà fastidio, ma se vi dà fastidio potete fare una mesa maglia alta in questa maniera, metà la tenete, chiudete e andate a fare i granny e chiudete insieme. Fate un lavoro simile se vi dà fastidio lo spazio, ma siccome a me non mi dà fastidio perché tanto li devo lavare e ho 3 filati magnifici con tanta lana vera, quindi filati molto naturali, che quando li tiro fuori dalla lavatrice, perché li andrò a mettere nella lavatrice rischiando, questo lo so, saranno molto gonfi e quei spazietti del granny sarà riempito proprio dalla morbidezza del filo. Carico, vado a fare punto granny nel spazietto e sono finita a lavorare praticamente sul davanti del mio lavoro. Notate come inizia a prendere forma. Qui è normale che vado a lavorare non in spazietto. Vi faccio notare anche che sto lavorando punti che avevo passato con il punto bassissimo per camminare e come notate non dà fastidio. Prossimo spazietto. E poi vado a salire su per chiudermi. Qui ci sarà di nuovo lo spazio qui e lo spazio qui. Ok, quindi carico, entro, qui è dove l'abbiamo iniziato, quindi vado a fare l'ultimo punto alto, quindi ho già 2 e mi chiudo. In pratica vi ho fatto vedere senza tagli di riprese tutto il procedimento. Ho camminato con 2 maglie bassissime, punto basso, 2 catenelle e ricomincio la riga. Ne faccio 2, io mi chiudo quando vado a chiudere. Allora vi faccio vedere un attimo. Questo è il calzino al quale abbiamo lavorato insieme. Ora lo stendo, ok, e ce ne vorrà ancora un paio di righe, inizia piano piano a prendere forma. Nel lavorarlo in tondo senza aumentare, senza diminuire, inizia a prendere la forma del calzino, che la differenza è questa. Vedete che c'è questa curva qui. Se qui va un attimo dritto così, e vi posso assicurare che io non ho fatto diminuzione di alcun tipo, anzi aspettate che non l'ho messa dritta, ecco, in automatico si aggiusta e prende la forma della calza. Non ho nascosto neanche i fili.
e lavoro per tutte le altre righe. Adesso finisco anche questo, poi velocemente vi faccio vedere questa parte, ma è facilissimo, cioè è un po' scura, però si capisce che ho lavorato punti bassi in costa per 10 catenelle in altezza, quindi sono andata a lavorare in questa maniera qui. La differenza tra questo filato e questa è che ho tolto il filato arancione per scelta mia, per una questione di gusti e di design. Nessuno vi vieta di continuare fino a su a fare il lavoro con gli stessi filati con cui avete iniziato. Adesso io finisco questa parte qui, poi vi farò vedere questa e ci ritroviamo col lavoro finito. Vi faccio notare che ho tagliato il filo e vi devo anche confessare una cosa: ho finito il gomitolo arancione prima di finire la calza, quindi il calzino, quindi praticamente ho dovuto fare 2 righe con questo filato in sostituzione, però essendo di base lo stesso colore non è cambiato molto. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo qua nello spazietto, maglia bassissima, e ci alziamo con 10 catenelle. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ne aggiungo un'altra per fare il giro e tornare indietro. Prendo il filo, punto basso, entro nella seconda, punto basso, entro nella terza, punto basso, quarta e così via, e mi ritrovo ad avere 10 punti bassi alla fine di questa riga, perché ho 10 catenelle. Vi faccio vedere che non ho cambiato l'uncinetto, quindi non vi cambia niente se sono un po' più larghe, anzi fate meno difficoltà nell'indossarli caso mai si ristringono col lavaggio. Quando arrivo qua, vi faccio vedere, allora sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9, scusate, c'è anche la 10ª, sono rimasta senza filo. Oh, questa l'ho lavorata un po' stretta, eccoli qua. Cosa faccio? Vado qui nel primo punto alto e mi chiudo con una maglia bassissima, vado nel secondo punto, maglia bassissima. Allora, la prima maglia bassissima serve a chiudere questa riga, la seconda maglia bassissima mi serve per cominciare la seconda. Allora, spero che si veda, 1 e 2, i primi 2 qua li salto, quindi i 2 punti bassissimi li salto, vado nel terzo, prendo il filo e punto basso, vado nel quarto, punto basso e così via. In pratica devo avere sempre 10 punti bassi. Vi faccio notare che io sto lavorando questi punti bassi nella costa dietro. Purtroppo il filo è un po' scuro, ma guardate, prendo, questa è il punto intero, prendo solo la costa esterna, quindi prendo solo la costa in là, sempre esclusivamente la costa esterna. Arrivo in fondo, punto catenella, torno indietro, prendo il filo, sempre la costa esterna e torno indietro. Arrivo qua, mi chiudo sul punto qui per questa riga e riparto con questo punto qua. L'aspetto, ve lo faccio vedere qua dove è più chiaro, sarebbe questo, ed è molto elastico. Ed eccolo qui il mio progetto finito e indossato. Le mie calze sono stracalde e soprattutto è super divertente da fare, perché giochiamo con un po' di maglie alte, con un po' di punto greni e
dopo in chiusura, togliendo un filato, giochiamo con il punto basso in costa. Sono delle calze molto comode, facili come ho detto prima, ma soprattutto le potete personalizzare sia per quanto riguarda le misure di larghezza e lunghezza, sia per quanto riguarda la parte sopra. Io le ho fatte poco più alte, quindi qua ho la caviglia, sono poco più alte, ma potete andare in alto oppure no. Le sto indossando senza i calzini di cotone sotto perché non mi dà fastidio la lana, però se qualcuno è sensibile, magari più piccoli, potete mettere un paio di calzini di cotone e in seguito farli indossare questi qua. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace come idea e soprattutto se li trovate divertenti. Noi ci vediamo al prossimo video progetto.